Ciao amici e amiche del segno dei gemelli, benvenuti, io sono Angela e questo è Exota Record, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 27 luglio al 2 agosto. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente e in descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, il link per acquistarli, il link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo a vedere le energie principali, poi i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con la falce. Si tratta di un inizio abbastanza impegnativo, ma che potrebbe essere positivo. Siccome indica un taglio netto, una decisione rapida, possibilità di accogliere un cambiamento improvviso, poi potrebbe esserci anche una soddisfazione o raccogliere dei risultati. Quindi cosa vi vuole dire effettivamente questa carta? Se siete in ballo con alcuni pensieri, alcune decisioni da prendere, anche azioni da compiere, meglio avere quel pensiero rapido, cercare di muoversi immediatamente e non perdere altro tempo, soprattutto per quanto riguarda alcune persone o in ambito strettamente personale. La chiave è già di per sé una carta che comunque può essere positiva, soprattutto per un nuovo inizio, anche magari per chiudere delle situazioni. In realtà anche questa richiede un'azione immediata, ma soprattutto la possibilità di utilizzare le nostre potenzialità. È come se avessimo noi la chiave in mano e quindi l'opportunità di poterla utilizzare in un modo o nell'altro per chiudere o per aprire. E visto che c'è la carta del sentiero, una particolare possibilità può essere proprio quella di aprire un nuovo percorso oppure di compiere il percorso che stiamo già facendo, però in un modo molto più lucido, molto più chiaro e sicuro. Quindi forse questo è il momento giusto, soprattutto per le questioni più pratiche o delle cose che magari vi stanno particolarmente a cuore. Quindi qui si presenta una scelta, una decisione, valutazione di possibili alternative e poter sciogliere vari dubbi e incertezze. E poi soprattutto delle questioni complesse è meglio riflettere attentamente, però avete a vostra disposizione le chiavi, dovete solo cercare di non frullare nei vostri pensieri, nelle vostre cose, ma cercare una chiara direzione. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario e abbiamo un po' anche quelli di Terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso procediamo con l'ambito amore. Andiamo a vedere in questo ambito, coppia, single, magari alcune cose possono fare riferimento anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia, quindi consiglio sempre di ascoltare, così un po' tutti abbiamo l'opportunità di vedere a 360 gradi le nostre relazioni. E con il glicine è abbastanza positiva, soprattutto dal punto di vista della connessione e della sintonia. Magari c'è feeling, c'è attrazione, anche se c'è un lento sviluppo di alcune situazioni, magari sapete di essere nel posto giusto, nel momento giusto. Un po' di tensione può arrivare nel corso della settimana, in realtà la carta dell'orchidea può essere soprattutto positiva per i sentimenti, per la passione, per qualcosa che si può accendere,
però ci fa capire che potremmo essere anche un po' volubili e suscettibili, quindi sentimenti ed emozioni molto forti sia in senso negativo sia in senso positivo, e quindi bisogna trovare un equilibrio, una chiave di lettura per poterli indirizzare al meglio. Il papavero ci dice che se ovviamente ci accorgiamo di essere in tensione o di non poter gestire le nostre emozioni, forse è meglio scegliere il silenzio, meglio fare una pausa prima magari di fare qualcosa e di prendere decisioni importanti, visto come abbiamo notato sin dall'inizio. Altrimenti, come vi dicevo, la soluzione migliore è proprio l'equilibrio. Emozioni forti, quindi vi aiuteranno a vivere al meglio le vostre relazioni, ovviamente quelle che sono positive, quelle che sono costruttive, invece le altre possono portare un po' di tensione. Da quello che si vede potreste scegliere la via o del silenzio o della calma, o contare fino a 10 magari prima di intervenire e, come vi dicevo, di prendere decisioni importanti. Questo vale un po' per tutti, quindi relazioni di amicizia e famiglia. Per i single, il fatto che ci sia l'orchidea può far pensare che magari c'è un'avventura o una frequentazione, un qualcosa che ha come fondamento un certo tipo di coinvolgimento emotivo, però potrebbe esserci anche una forte attrazione. Oppure in questa fase magari sentite l'esigenza di libertà, di godervi qualche momento, insomma, per conto vostro. Quindi chi ha una frequentazione, le cose possono procedere tra alti e bassi e abbiamo anche possibili avventure. Invece per altri, poter scegliere proprio tra, momenti in cui si ha voglia di aprirsi, di condividere, anche di fare conoscenze, e invece altri in una fase di solitudine e di concentrazione. Come vedete si vedono proprio, molto forti queste fasi altalenanti, addirittura nel corso della settimana, quindi potreste trovarvi in un momento molto più sereno, molto più tranquillo, e invece subito dopo può esserci tensione o un qualcosa che vi coinvolge particolarmente. Per le questioni più pratiche abbiamo sicuramente la carta del denaro, che in realtà è abbastanza positiva, soprattutto per aiuto, sostegno, affari o situazioni che possono essere vantaggiose, possono migliorare le cose che riguardano rapporti lavorativi o una fase di rinnovamento, quindi fare delle esperienze o prendere in questo momento delle decisioni importanti per miglioramenti nel lavoro e anche nelle vostre finanze. Infatti si vede un possibile nuovo inizio, che in realtà può essere anche una nuova fase di crescita, per alcuni una fase di relax e quindi poter ricaricare le vostre batterie. Oppure io direi che sono carte abbastanza positive per chi ha idee nuove da realizzare, per chi ha nuovi propositi, progetti, e anche per chi sta avviando una nuova fase di ricerca, di studio, di valutazione e di, adesso andrei a sottolineare soprattutto, ricerca di lavoro, che vi può portare già dei risultati, perché la carta Imeneo è contratto, è nuovi progetti, è intraprendenza che trova un accordo, un sostegno e quindi anche una possibile unione, un'intesa molto importante. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare, quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!